Su questo parco avevamo fatto un servizio già di sera facendo la zona di Torpignattara. Nei commenti si erano lamentate che io avevo esagerato la situazione, ma in realtà venendo di giorno è molto peggio. Ogni metro c'è qualcosa che non va in quest'angolo, in questa zona. Tutto Eh? a posto qua. Sì, si vede. Da solo sta il paladino della giustizia, si chiama amici. È pulito, è ok, ha superato l'esame. 2 follower. Like o follow? Like o follower, bisogna scegliere. Non ho capito. Savia Treio. C'era pure Bertinotti, pensa. Infatti siete tutti quanti ridicoli, nessuno escluso. Ma io mica faccio politica. No, mi piacerebbe però. A me. Ma me te le tagliare in celaio, sai? Porta a spasso il cane, Porello, che c'ha bisogno. Prossimo passo. Non so se è lui che ti porta a spasso a te, però. Se ci vediamo qua quando sta in politica però. Poi Io sto in politica. Dai dei ridicoli alla gente che non conosci. Ma è lui ridicolo, guarda, il cane porta a spasso lui. Bello, stiamo a lavorare, divi siete ridicoli. Dai, su. inizio tutto il figliatara che quando per fare il servizietto e te ne vai. E che devo beh. fare a casa? Devi a casa. Ma perché mi paghi te, scusa? Devi fare dei Ma tu conti, paghi? prende casa. Ma non ho capito, ma tu paghi a me? Ma io faccio quello che mi pare. E allora? Che te pare, E però allora? poi dato Qual che è il problema? dato che fai una cosa pubblica, voglio essere Pubblica. personaggio pubblico. No, non è pubblica, è Se privata. La mia è privata. è privata. La mia è privata, io sono Ma libero. metti su un social e È il social privato. è pubblico. No, no, tu al canale ci vai se scegli di arrivarci. Pubblica è la Rai. Aspetta, imparate due termini, almeno se Imparate vuoi due parlare. termini, ma che Tra non privato e parlate di pubblico. ma che Ma non sei un parlate ignorante, di- dai, sai la Allora, differenza tra vedi? pubblico e privato. Allora lui ignorante lo può dire? No, È vero, è un dato di fatto, è un dato di fatto. Che cosa? Non sai la differenza tra pubblico e Non privato. merita di ignorante. È vero. Parla da solo, Cicalo. Tu stavi a parlare da solo, però io non parlavo di te, tu parlavi di me. Io c'è il paladino della giustizia e Ma il paladino della giustizia che vuol Questo dire? non lo puoi dire, poi mi ha dato degli Ma cosa vuoi? ignoranti, È mi ha detto vero, para, e mi ha è detto il cane vero. ti porta a spasso Eh a te. certo, perché tu dai a uno Il cane ti ridicolo. porta a spasso a te. Tu hai detto a uno ridicolo, rilassa, devi stare tranquillo. Devi stare tranquillo. Ma quali 2 Fasci da like? Treio, Ma porco quali Dio, guarda fasci che da viene a fare. Treio? Ma guarda che viene Ma a quale fare, fasci dai. da Treio? Ma state a Ma casa rilassa, tua. ma state tu a fai- casa fai video tua. sotto casa tua è Ma, bello, ma io sto Vieni qua. a al Parco Sangalli che la gente si spacca il culo per Dove? tenerlo Dove sta? pulito. È pulitissimo, Vieni a infatti. parlare, vieni a parlare Ma con con le persone chi? che qua ci Ma aprono dove? tutti i giorni. Ma Vedi chi? che sei tu che non sai. Stai calmo, Vedi rilassati. che sei tu che non sai. Devi stare Sei tu che rilassato. non sai. Ma fa schifo, fa schifo. Grazie al cazzo. E è il allora? 1 gennaio. E allora? Trovami in posto di Roma che è pulito, trovamelo. Andiamo in giro. Come Mi trovi no? in posto E che se è io te lo pulito. trovo che famo? Ma dite, da che quartiere vieni? Ma te che te frega? Ma Io vieni sono al di Roma, io quartiere pago le nostro, a rompere i tasse. coglioni. A tuo, e che te lo Al sei Parco comprato? Sangalli per Ma che far te lo vedere sei che il comprato il Parco Sangalli è parco? sporco. Oh, stai tranquillo. No, io sto intanto. molto allora, tranquillo. dai, stai tranquillo prima Sto cosa. molto tranquillo. Allora, stai tranquillo. Sì, sta a far vedere gli angoletti che È un acquedotto, è un monumento, c'è ragazzi, gente dai. che qua si rompe il culo tutti i giorni per Infatti tenerlo abbiamo visto pulito. chi ha fatto la Vieni a pedana fare. per gli handicappati, Chi è che per pulisce esempio? qua? Sai, nomi e Dai, su, cognomi, ma non me ne frega non sapete, niente, uno perché come parti fai a così. vedere, non sapete. Ma che devi sapere? Vabbè. Ma sto a far vedere, ma se tu te lo vuoi vedere, te lo vedi il video. Se tu lo vuoi, te lo vedi. che stai meglio la cazzo. Ma tu vatti a fare una passeggiata col cane, finiscila. Ma tu sei fascio, scemo. Fascio, dillo a tua sorella o a tuo fratello, stupido. Che sei, Ma io non sono fascista, sei tu che lo stai a dire. Dice lui che è fascista. Ma come, ma te vergogni? Ecco, questo ti presento una persona che Ma tu non mi presenti, tu non mi devi presentare nessuno, tu a me non mi devi presentare nessuno. Ah, io sono ignorante. Porco due, sai la differenza tra pubblico e privato. Roma ha un acquedotto ancora visibile e vivibile ed è bellissimo perché in alcuni punti ci sono proprio dei parchi. Ma la cosa più curiosa è che questo acquedotto spesso non viene valorizzato come si deve. Questa è una delle zone dove dovrebbe essere stato più valorizzato in assoluto perché c'è addirittura il parco, perché i cittadini lo utilizzano e c'è meno degrado. Torpignattara, che è una di quelle borgate proprio vecchio stile, e la prima cosa che notiamo per esempio quando entriamo in questo parco è la zozzeria, la sporcizia, la monnezza come si dice a Roma, lattine buttate, carte ovunque, birre, vedete? Birre qui, Coca-Cola, bicchieri di carta. Si è lavorato anche sul verde, su magari anche tutta la parte dei vasi, tutto quanto, però nonostante questo
Come potete vedere lì c'è un secchio della spazzatura completamente pieno, cioè sporcizia totale. E quando arrivi qui e trovi una situazione del genere, la prima domanda è: forse era il caso di raccoglierla prima, così a occhio e croce. Addirittura c'è qualcuno che ha fatto il cambio dell'olio qua sotto. Qui c'è una latta dell'olio, magari ti metti qua sulla via. Salendo ancora più su, se vedete, la situazione va a peggiorare. Qui, a parte che mentre... Attenzione, te cagate di cane. Anche qua stesso discorso. Cartoni, birre, cartoni delle birre, vino, sporcizia varia, altri cartoni. Cioè, capite che non è una situazione sostenibile in un parco. E guardate qua dietro, questo mo mi diranno, ma i festeggiamenti... No, questa è una roba stabile. Cioè, sto cartone qua, chissà da quanto ci sta, ha preso la forma del monumento, ci stanno vetro di superalcolici, bottiglie di birra, i tappi, se guardate stanno qui da mesi. E qua per terra, sigarette, pistacchi, spazzatura, cartoni. E qui, tra ulivi, panorama e tutto quanto, basta camminare. Ecco qua la situazione attuale della raccolta della spazzatura in questo parco. Qual è il problema? È che se tu lo lasci così, questo crolla e tutta sta roba si sparge per il parco. Poi c'è qualcuno, magari vedi pure qua dietro altri sacchi di raccolta, qua. A un certo punto vedi la gente che fa? Prende e butta ovunque. Bottiglie qui, bicchieri qui, spazzatura lì, cassette di plastica e di cartone. E questo è l'ingresso principale. Tu dall'ingresso principale capisci qual è la situazione, guarda. Superalcolici, birre, Schweppes, Fanta. Guarda, qui c'è sta una collezione di birre infinita. Parte da qua, costeggia tutto quanto, arriva qui, continua qui e finisce laggiù. La spazzatura la si nasconde. Beh, c'è stata la festa, ma questa non è una spazzatura di una festa, signori miei. Questo è l'abbandono di mesi e mesi di mala gestione, di cattiva gestione della spazzatura, ma anche da parte di tutti, perché vedete queste sono foglie secche, rami secchi, nastro, lattine, carte, buste, c'è di tutto, è una montagna. E poi sapete sempre dove vanno a catastare per comodità? Lì dove ci sono gli ingressi per i disabili, perché questo è uno scivolo per disabili e c'è anche la guida per i non vedenti, che è questa qui, che spessissimo poi finisce nel nulla. Questa sarebbe la scritta che serve per identificare il parco. Oltre lo stato di conservazione che da pochi anni è stata fatta e già completamente arrugginita, non trattata e gestita, è diventata anche il luogo dove la gente, oltre a sedersi, fa le cose più losche, come vedete bottiglie, sporcizia, cocci, via dicendo, ma anche i bisogni, perché qui ci sono i bisogni fatti sopra dove in teoria uno si dovrebbe sedere, perché qui sei fortunato se te ti metti qua, le macchine che passano non ti vedono, perché qui oltre ad essere una zona residenziale, qui c'è un grande flusso di automobili. Mi avevano anche contestato, ma non è vero che rubano nel quartiere, che spaccano i vetri. Sto povero disgraziato aveva parcheggiato la macchina qui, ci aveva lasciato qualcosa dentro. Guardate, vetro spaccato, da poco tra l'altro, perché questo neanche se n'è accorto, ci sono ancora i pezzi del vetro, e gli hanno frugato il più possibile una macchina, che poi non è una macchina da ricco che tu dici, sai, sto a rubare chissà cosa, alla quale hanno spaccato il vetro e è rimasta qua sotto parcheggiata.
Continuiamo praticamente lungo l'acquedotto e qui troviamo bottiglie abbandonate, buste abbandonate. Poi c'è gente giustamente che dice io ci lavoro, ma si vede, ci sono delle attività come mettere, che ne so, uno steccato, qualche vaso. Non va a risolvere un problema ben più grave di inciviltà, che è quello di cartoni abbandonati, bottiglie, birre, carte di patatine, eccetera. E cioè il problema della sporcizia rimane. Ciao! Perché la gente che davvero Sì. ti sta per strada ti rispetta? Voi dovete sapere che esistono queste categorie, sono i fancazzisti del nulla, cioè gente che sta a casa, c'ha la casa, poi scende tutti i giorni col cane, sta qua sotto e dice fa un servizio sociale. Poi quelli che realmente stanno per strada, che magari anche ci vivono in alcuni casi o comunque lavorano e poi si ritrovano qua, mi salutano tranquillamente. E c'è una bella differenza tra il radical chic, chiamiamolo così, e invece la persona che realmente sta sulla strada. Purtroppo un altro grado di inciviltà spesso si misura sui bisogni dei cani che vengono lasciati a terra. Ovviamente la colpa non è del cane. C'è un detto a Roma: se trovi una merda per terra non è colpa del cane, ma è colpa di un padrone di merda. Perché il cane giustamente in natura la fa, è il padrone che dovrebbe raccoglierla. Come la maggior parte della gente la raccoglie, ne basta uno o due che la lasciano nei punti strategici ed ecco là che succede che pesti anche quella. Il caso di Torpigna a Tara è una di quelle zone dove noi eravamo stati in passato, eravamo stati boicottati perché avevamo raccontato che sto famoso Parco Sangalli quella sera era sporco e pericoloso. Bello, grazie, ciao. C'era stata una sorta di boicottaggio legato a sto famoso Parco Sangalli, perché il Parco Sangalli pare che sia una zona protetta da qualcuno e io, avendo mostrato il degrado e avendo mostrato un po' la situazione, ma credevo di fare un piacere a qualcuno, la gente si è risentita. Allora la domanda è sempre quella: a chi fa comodo che non si denunci il degrado o situazioni scomode? Ci sono dei cittadini ai quali pare che faccia comodo il degrado, la sporcizia, la criminalità, perché poi c'è anche la criminalità legata, come avete visto ci sono macchine che vengono spaccate piuttosto che cose che vengono vandalizzate, persone che vengono derubate. Vi vedete le statistiche dei crimini divise per zone, ce li hanno ovviamente le forze dell'ordine e capirete che alcune zone purtroppo, come questa qui alle mie spalle che è un'altra di quelle zone che vi voglio far rivedere, la Palmiro Togliatti, la tratta in particolare che va dalla Casilina alla Prenestina, è secondo me una delle più difficili e problematiche proprio a livello di degrado, ma nel caso di Torpigna a Tara si vuole nascondere la polvere sotto al tappeto. Io spero che le persone intelligenti, le persone oneste, le persone capaci, le persone che vogliono una città che funziona, capiscano che denunciare il degrado, denunciare certe situazioni è per tutti, serve a tutti, non ha senso il contrario. Purtroppo i fancazzisti, gente che non lavora perché c'ha la rendita, perché c'ha chi li mantiene, perché gli piace il casino, ci sguazzano in mezzo, io quelli non li capisco, però è una scelta di vita anche loro. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Torpigna a Tara, Parco Sangalli, ennesima delusione per i cittadini, pagano anche loro e come avete visto vattene dal parco mio, perché se lo so comprato. Ciao!